Eccoci qua ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati sul canale. Il museo virtuale di Maradona, Diego vive, che per quanto riguarda i colori del Napoli si potrebbe anche chiamare Diego non vive, perché non ci saranno maglie del Napoli, non ci saranno spezzoni ovviamente da rivedere di Diego con la maglia del Napoli addosso. Non ci si è accordati, ma ci arriviamo e vi dico la mia, e ci sono dei ringraziamenti da fare e una piccola chicca, grazie ovviamente a Paolo che ha reso tutto ciò possibile, ma ci arriviamo. La situazione è Hermoso e c'è un intrigo con il Feyenoord per quanto riguarda il mercato del calciatore dell'Atletico Madrid. Situazione confermata anche da alcuni miei conoscenti. Io, vivendo in Olanda da tanti anni, conosco alcune persone molto vicine all'ambiente Feyenoord e mi hanno confermato la situazione che condivido appunto con voi. State qui, non andate via. E le chiacchiere di Di Lorenzo e di Giuffredi, a quanto abbiamo visto ieri, non giovano assolutamente sulle prestazioni del calciatore. Iscrivetevi al canale se volete ragazzi, attivando la campanella delle notifiche. Io l'ho detto ieri e lo ribadisco, il target è arrivare almeno a 4.000 iscritti entro fine anno, poi vedremo se ci riusciamo. E partiamo dal museo virtuale e dai ringraziamenti prima che devo fare. Ringrazio Paolo DM perché mi ha mandato un video che mi ha lasciato ovviamente a bocca aperta e ve lo faccio vedere, lo condivido con voi e poi continuiamo ad andare avanti. Eccolo qua. Volevo fare un saluto a Gianni Calcio Napoli. Ciao Gianni, in bocca al lupo per tutto e forza Napoli sempre. Allora, io in primis volevo fare gli auguri a Diego Armando Maradona Junior per la nuova avventura che dovrà affrontare in panchina da allenatore. Crepi il lupo ovviamente per il canale. E quando mi è arrivato questo video in settimana io sono rimasto completamente a bocca aperta, perché poi l'ultima cosa che una persona che apre un canale YouTube pensa è quella di entrare in contatto poi con personaggi, in questo caso personaggi vicinissimi all'ambiente Napoli, e il figlio di Maradona, e solo lui ovviamente ci ha potuto dare la certezza che il museo virtuale Diego Vive si farà, ma senza il Napoli. L'abbiamo trattato l'argomento in un video precedente, chiudiamo il cerchio. Io vi ho già detto la mia, purtroppo per me questa è una falla molto importante nella gestione ovviamente dei diritti, nella gestione economica del Napoli, perché su determinate situazioni, al di là del non dover lucrare, per quanto mi riguarda, si va ad intaccare l'identità del Napoli, l'identità di Napoli, l'identità di noi napoletani e tutto ciò che è stato Diego per noi. Io ringrazio ancora una volta Paolo DM per avermi mandato il video e ovviamente nell'essere venuto a conoscenza della situazione del museo, che ufficiale non si farà con i colori del Napoli. E ringrazio ancora una volta di cuore Diego Armando Maradona Junior per il video che mi ha mandato e per ovviamente i complimenti al canale, e in bocca al lupo per tutto e sempre forza Napoli. La situazione Hermoso e quella storia che vi stavo dicendo per quanto riguarda l'Olanda, ricercando ovviamente su portali olandesi. Non vi riporto la notizia scritta in olandese, ma ve la traduco direttamente, altrimenti ci dilunghiamo. Dalla Spagna sono già arrivate voci sull'interesse dell'Atletico Madrid per Ancico. La notizia è stata ora confermata nei Paesi Bassi. I colchoneros hanno riferito ufficialmente al Feyenoord la prima offerta dalla Spagna non viene presa però sul serio a Rotterdam Sud. È stato riferito che l'offerta di 20 milioni è stata fermamente respinta. Io, indagando con personaggi molto vicini al Feyenoord, non sono 20 ma erano 23 i milioni in offerta, comunque rispediti al mittente. Si prevede che l'Atletico Madrid tornerà al Feyenoord con un'offerta migliorata. Allo stesso tempo i Rotterdamers non si sono ancora rassegnati alla partenza di Ancico. Brian Prisk, il nuovo allenatore del Feyenoord che ha lavorato con il difensore allo Sparta Praga, spera di avere il sinistro a disposizione per la prossima stagione. Il Feyenoord non vorrebbe vendere Ancico per meno di 35 milioni. Mario Hermoso in scadenza di contratto con l'Atletico, Ancico è visto come il sostituto ideale. Ecco che molto probabilmente, al di là
delle commissioni per gli agenti, un ingaggio alto, forse c'è divario monetario per quanto riguarda l'offerta del Napoli, ma che si potrà tranquillamente ovviare. C'è anche la situazione Atletico che deve rimpiazzare poi il difensore, al di là che sia uno in scadenza di contratto, devi comunque prendere un calciatore valido per mantenere poi l'asticella sempre lì, e Ancico ovviamente è un difensore di tutto rispetto, io l'avrei voluto a Napoli, figuriamoci. E mettiamoci un attimo a guardare la situazione monetaria. 35 milioni vuole il Feyenoord per Ancico e noi dobbiamo spingerci a 40 milioni per Buongiorno. Anche avendo visto le Normande ieri, vi ricordate le Normande nell'inizio della sessione di mercato scorsa? Era il primo nome, uno tra i primi nomi per la difesa del Napoli. Lenormand costava l'anno scorso 35 milioni, se non erro 40, adesso, ma per ciò che abbiamo visto ieri in campo, in Spagna, in Italia-Spagna, allora Buongiorno vale 20 per me, perché non ci può essere un divario tra Lenormand e Buongiorno di soli 5 milioni. O meglio, non c'è divario perché 40 potrebbe costare Lenormand e 40 si sta chiedendo per Buongiorno. Quindi ecco che, diciamo, sono verificate tutte le considerazioni che ho fatto io e che avete anche fatto voi nei commenti, per le quali Buongiorno risulta un tantino caro a 40 milioni. Questa era la situazione ovviamente Ermoso che volevo un attimo condividere con voi, quindi molto probabilmente c'è un intrigo di mercato e ci sono dei tasselli da sbloccare per quanto riguarda la difesa dell'Atletico, per poi poter far affondare il colpo alla società che è interessata al calciatore stesso dell'Atletico Madrid. La situazione di Lorenzo, e chiudiamo questo video in bellezza. Avete visto voi la partita ieri? Io sto guardando l'Italia solamente per cercare di carpire qualcosa per i calciatori del Napoli, prestazioni ovviamente dei calciatori che l'anno prossimo nel, diciamo, in questo campionato che verrà vestiranno ancora la maglia o no. Fatto è che la partita giocata ieri presenta sempre lo stesso motivo per il quale Quara è scomparso nella partita della Georgia. Di Lorenzo ieri disastro totale. È vero che su quella fascia c'era Nico Williams, un grandissimo talento, e che ovviamente ti sta ancora facendo girare la testa il giorno dopo, ti ha messo a sedere molteplici volte. Non assolutamente non voglio sminuire le qualità del calciatore della Spagna, però se il terzino titolare dell'Italia è questo, e allora facciamoci due domande, perché c'è Darmian in panchina, caro Spalletti, e i tuoi stivali da campagna potevi anche intervenire molto prima, ma come dicevo poc'anzi, guardo le partite dell'Italia con un tantino di distacco, perché non riesco a io vorrei sapere da voi come si può esultare a un gol della nazionale quando al governo è passata l'autonomia differenziata. Non sto facendo politica e né tantomeno voglio farla sul canale nella maniera più assoluta, però se si esulta per un paese intero e poi, diciamo, a livello legislativo e politico si creano sempre più delle fazioni e delle divisioni, io non so come si possa esultare o sostenere al 100% la nazionale e la maglia azzurra, in questo caso quella tricolore, perché l'unico azzurro che conta per me è questo qui dietro, ed è quello del Napoli. Detto questo, l'Italia ovviamente ha sofferto tantissimo e deve ringraziare Donnarumma se non è finita 4-5-0 la partita, ma diciamo che il tecnico che poteva dare una svolta al calcio italiano e esprimendo questo calcio champagne si è andato a chiudere così come avrebbe fatto un Allegri di turno, e mi viene da ridere perché più ti chiudi nell'area di rigore con squadre del genere, più rischi di prenderne 4-5, perché quelle squadre questo vogliono, che tu rintani. Loro tecnicamente, per quanto riguarda far viaggiare il pallone ad altissime velocità, sono maestri, e quindi vai comunque in difficoltà.
pur chiudendo di dietro. Li avresti dovuti aggredire, ma non è stato possibile perché hai una punta che non stoppa un pallone e non fa salire la squadra. Non ne parliamo di un centrocampo completamente inesistente. Ieri posso fare solo questa analisi un tantino a livello tattico, ma l'Italia non ha niente da non ha niente da recriminare su questa sconfitta, anzi dovrebbe ringraziare appunto, come ho detto, Donnarumma per non aver preso 4-5 palloni sistemati da dentro la porta. Poi c'è l'aspetto Calafiori che tutti quanti, sì, ma Calafiori all'autogol l'abbiamo perso per un'autorete. Allora, l'autorete o meglio, la considerazione su Calafiori da dove nasce? Nasce da un'Italia dove basta fare 14-15 partite ad alto livello che vieni paragonato a Sergio Ramos, vieni paragonato al primo Maldini. Che Calafiori possa diventare un grande difensore, voglio anche non metterlo in dubbio, però che poi si fanno questi paragoni azzardati, a me viene assolutamente la pelle d'oca e non riesco a trovare poi similitudini. Parliamo di calciatori che hanno fatto la storia della difesa mondiale. Sergio Ramos, Maldini, quindi andiamoci piano con questi accostamenti e andiamoci piano con le valutazioni di mercato. Dopo la partita con l'Albania già si era letto da 40 Calafiori passa a 60 milioni con questo europeo, farà un grande europeo. Ed ecco qua. Ieri c'è un'autorete che può essere sfortunata quanto volete, però c'è un errore di posizione del corpo. In quel caso, perché la palla veniva da un lato e tu comunque devi star girato verso il pallone un tantino. È vero che stavi guardando l'avversario, che se non erro era Morata che poteva intervenire sul pallone, ma a questi livelli certi errori, al di là che devono essere comunque analizzati e diciamo messi in evidenza perché sono errori, non devono essere fatti per quanto mi riguarda, perché poi ci si gonfia dicendo Calafiori, il più grande difensore italiano, uno dei più grandi difensori italiani, e poi ovviamente pecchi così. Non voglio dare tutta la colpa però per l'autorete a Calafiori, perché eri in corsa, forse hai perso il piede d'appoggio, impatti il pallone e fai un'autorete, ma c'è comunque l'errore di posizionamento che bisogna comunque correggere. Per quanto mi riguarda, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Per me Diego vivrà sempre e abbiamo fatto l'ennesima brutta figura e chiudiamo il video così come l'abbiamo aperto. Caro Napoli, potresti tornare diciamo sulle tue decisioni, ma credo che ovviamente i tempi siano finiti e il Museo Diego andrà avanti senza i colori azzurri. Sconfitta totale per quanto mi riguarda, perché non riesco ad immaginare un museo di Maradona senza vederlo poi con la maglia del Napoli addosso. Sarò io forse troppo drastico, ma è una notizia che è passata in sordina e rimarrà in sordina. Ringrazio ancora Paolo e Diego Armando Maradona Junior per i video che mi ha mandato di appunto in bocca al lupo sul canale, e ci vediamo nel prossimo video ragazzi, sempre sintonizzati, campanellina, ciao.